Ragazzi, notizia incredibile! La sonda Sputnik 25 della SSU ha realizzato delle fotografie in Antartide incredibili. Speriamo di poterle vedere prestissimo. E la Madonna! Non mi presto! Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di War in a Box. Come vedete sono letteralmente sepolto da box e confezioni varie, ma questa è solo una piccola parte di quello che può offrire Dust. Abbiamo allestito tutto su due nuovi gaming mats che fanno parte dei 6 presentati a marzo. Stiamo utilizzando il Golden Triangle e Zero Grad. Golden Triangle, ideale per scontri tra il folto della vegetazione. Raffigura un'intricata giungla tropicale. Nelle giungle che si trovano nel Triangolo d'Oro, nelle zone comprese fra la Birmania, il Laos e la Thailandia, combatti per interessi strategici ed economici o ambienta la tua battaglia nel sottogiungla del Congo, dove si trovano i feroci gorilla ricercati dalla Blutkreuz. Immagina mentre la fanteria e i veicoli da guerra sparano fuoco ed avanzano lentamente con attenzione in un sottogiungla dove è difficile avvistare il nemico. Sverograd, ideale per scontri in un teatro di guerra. Raffigura una città distrutta da bombardamenti ed esplosioni. Gioca le tue battaglie sul fronte orientale nella moderna città condannata dalla guerra di Sverograd, che si trova sulle rive del Mar Caspio, o in un'altra città ridotta a un gigantesco mucchio di macerie da frequenti bombardamenti. Sebbene non tutti gli edifici siano stati distrutti, le continue campagne hanno trasformato la città in un vasto campo di rovine. Immagina le armate che sparano tra le macerie e le rovine. Perfetto per battaglie urbane. Parliamo però oggi della Wave di aprile. Abbiamo qua con noi 3 box. La prima, un tornado per i vostri alleati. La seconda, un elemento scenico molto misterioso, The Pillars of Elder. E come terza abbiamo la Steel Guard Army Box per le SSU. Il pilastro degli antichi sembra rappresentare una specie di forza della quale non conosciamo la provenienza. La sua forma emerge da un antichissimo passato di epoche precedenti all'uomo, prima della sua comparsa e della sua evoluzione. La sua presenza impreziosirà i vostri tavoli da guerra e scatenerà la vostra fantasia per creare missioni uniche. Fatto di resina di altissima qualità, è scolpito dal maestro Vincent Fontaine per Dust Studio. Nel mondo di Dust, gli alleati posseggono la flotta aerea più numerosa. La loro superiorità è indiscussa. Solo recentemente però si è riusciti nell'impresa di adattare sui velivoli i nuovi armamenti potenziati a VK. Il risultato è il P-48K Pelican Tornado, armato di 2 potenti cannoni phaser. Questo nuovo aereo si affianca al Thunder e allo Storm e rappresenta un'opportunità per primeggiare nella guerra aerea. Nel box troverete 5 nuove carte e unità, un modello dell'aereo, modificabile nelle varianti Tornado, giocabile solo per il blocco alleato, Storm e Thunder, giocabile sia per il blocco alleato che per la fazione USMC. Un velivolo con questa abilità, che abbia ancora le proprie armi a munizioni limitate, può decidere di eseguire un bombardamento al posto di un normale attacco o attacco sostenuto. L'attacco in forma di bombardamento o bombardamento sostenuto esaurisce contemporaneamente tutte le armi a munizioni limitate. Queste però possono bersagliare da 1 a 4 riquadri. Nel caso del Thunder e dello Storm si utilizzano tutte le armi medium rockets o heavy bombs e nessuna altra arma. Se un giocatore decidesse di bersagliare 4 riquadri, dovrebbe definire un riquadro bersaglio che sia in linea di vista, entro la gittata, nell'arco di fuoco dell'arma. Pertanto, oltre al riquadro bersaglio, l'area di effetto comprende altri 3 riquadri adiacenti, creando quindi un bersaglio più largo composto da un'area di 2x2 riquadri. Il riquadro bersaglio non deve necessariamente avere un'unità presente su di esso. Può essere un riquadro vuoto, ma non può essere un riquadro sprovvisto del punto al centro, per esempio una struttura. Gli altri 3 riquadri vengono sempre scelti dall'attaccante. Tali riquadri non sono vincolati dalle regole di linea di vista e gittata. Guardie d'acciaio sono alcuni dei combattenti più temibili del pianeta, grazie ai loro corpi semi-robotici che li rendono molto difficili da uccidere.
Dotati di forza inumana, ognuno di loro può portare armi che un'intera squadra riesce a malapena a sollevare. Hanno il corpo inserito in una delle armature più potenti che l'uomo conosca e che gli dona eccezionali capacità di sopravvivenza per combattere ad oltranza. Steel Guard Army Box contiene le seguenti unità: Steel Guard Assault Squad, Steel Guard Sniper Squad, Steel Guard Anti-Infantry Squad, Type 46 with Matryoshka Guns. Per tutti voi che vi siete sempre chiesti come posso iniziare a giocare a Dust, cosa comprare, come posso costruirmi un'armata? Bene, è arrivato il vostro giorno. Oggi voglio provare a spiegare come costruire un'armata in maniera semplice, efficace ed economica. Partiamo dallo starter set, che include le unità, il regolamento, i dadi, le carte e tutto il necessario per iniziare a giocare immediatamente una partita contro un avversario, ovviamente munito anch'esso del proprio starter set. Allo starter set abbiniamo poi un army box contenente unità aggiuntive che possono ampliare la potenza della vostra armata. E infine aggiungiamo un headquarters contenente uno o più eroi che possono differenziare e potenziare sicuramente la vostra armata. Bene ragazzi, prima di essere completamente sepolto dai box vi voglio salutare, quindi pronti al lancio e seguiteci! Li voglio tutti! Ragazzi, notizie incredibili! La sonda Sputnik 25 delle SSU ha realizzato delle fotografie incredibili di Antartide. Speriamo di Antartide.